Oggi trasformiamo il dolce più amato in un dolce irresistibile, rotolo tiramisù senza glutine. Una base elastica, leggera, non si rompe, è farcita con una crema al mascarpone densa, vellutata e senza uova. Un gran bel rotolo da vedere, buonissimo da gustare, molto delicato, cremoso e piace anche a chi non è celiaco. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Iniziamo sciogliendo il caffè solubile nel latte caldo, si mescola e poi si mette da parte per farlo raffreddare. Poi si passa alla preparazione del rotolo, del biscuit. Si montano 3 uova con lo zucchero, bisogna montarle con la frusta a lungo per circa 15-20 minuti fino a quando il composto non scrive, cioè prelevandolo con la frusta, questo prima di affondare nell'impasto lascia delle tracce. In gergo si dice che scrive, vuol dire che è montato a sufficienza. Fatto questo incorporiamo il latte nel quale abbiamo sciolto il caffè solubile. Poi facendolo colare sulla spatola aggiungiamo il burro fuso freddo, mescoliamo con delicatezza cercando di evitare di smontare la massa. Poi mescoliamo il lievito per dolci, un pizzico di bicarbonato e la miscela per dolci, senza glutine naturalmente, e li setacciamo nel composto. Questa volta io ho utilizzato un mix per pan di Spagna. Qui sotto in descrizione vi metto tutta la lista degli ingredienti e nel post blog vi do eventuali modifiche nel caso in cui non troviate questa miscela o nel caso in cui vogliate utilizzare una miscela di farine naturali. Se siete amanti dei dolci ma preferite i dolci senza miscele industriali, vi ricordo il mio libro I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon. Qui sotto l'info box tutti i dettagli. Incorporata la miscela con movimenti dal basso verso l'alto ma movimenti decisi, la si versa su una placca da forno coperta di carta da forno che ungeremo leggermente. Stendiamo uniformemente questo composto e lo cuociamo a 180 gradi in modalità statica nella parte centrale del forno per circa 13 minuti, dipende dal nostro forno. Lo sforniamo, copriamo con l'alluminio e lo lasciamo raffreddare, lo capovolgiamo su un altro foglio di carta da forno, con delicatezza stacchiamo la carta da forno che abbiamo utilizzato per la cottura, dobbiamo essere delicati altrimenti il rotolo si strappa. Lo mettiamo da parte, ci dedichiamo alla crema, versiamo nella ciotola il mascarpone, setacciamo lo zucchero a velo. Lavoriamo le due cose con una spatola fino a quando tutto non diventa cremoso e poi aggiungiamo la metà di un caffè espresso freddo. Mescoliamo bene per farlo incorporare e alla fine aggiungiamo la panna fredda, ben fredda. Con la frusta montiamo il tutto fino a quando non otteniamo una crema densa ma ancora cremosa e setosa. In questa crema non ci sono le uova e non serve nemmeno la gelatina alimentare. Se questo lavoro vi sembra lungo, lo potete fare con le fruste elettriche. Questo è quello che dobbiamo ottenere. Infine passiamo all'assemblaggio. Mescoliamo l'altro mezzo caffè espresso che abbiamo messo da parte con un po' di acqua, con circa 4 cucchiai d'acqua, e pennelliamo tutta la superficie del nostro biscotto. Distribuiamo circa 2/3 della nostra crema, mettendone un po' di più in una delle estremità corte, che poi sarà la parte centrale del nostro rotolo, così non rimane schiacciato. La stendiamo uniformemente, lasciandola appunto leggermente più alta in una delle due estremità, e poi arrotoliamo il rotolo aiutandoci con la carta da forno. Se mentre la arrotoliamo vediamo che la pellicina che c'era sotto si sta iniziando a staccare, potrebbe non staccarsi, ma se a un certo punto si inizia a staccare la togliamo via.
Bisogna essere un pochettino pazienti, procedere con calma, il biscotto non si rompe, però noi mentre arrotoliamo dobbiamo compattarlo, così non ci sono spazi vuoti. Vedete, a un certo punto qua si è iniziata a staccare la pellicina e io l'ho rimossa. Questo lavoro, se volete, lo potete fare prima, però ripeto, potrebbe anche non staccarsi questa pellicina. Poi compattiamo bene bene il rotolo, aiutandoci con la carta da forno, magari premiamo bene, facciamo pressione per serrarlo ancora di più. Avvolgiamo il rotolo con la carta da forno e poi lo stringiamo bene con un foglio di alluminio e lo mettiamo in frigorifero per circa un'ora. Lo possiamo tenere in frigorifero anche 3-4 ore o addirittura farlo il giorno prima per il giorno successivo. Tanto nella crema non ci sono le uova, quindi resiste un pochettino di più rispetto alla classica crema per il tiramisù. Trascorso il tempo di riposo, tiriamo fuori il rotolo dal frigorifero. Da freddo si riesce a compattare meglio, soprattutto perché si deforma leggermente, quindi dobbiamo cercare di dare il più possibile una forma tonda a questo rotolo. Poi togliamo le estremità che sono le più brutte o quelle dove potrebbero esserci spazi vuoti di crema e poi saranno le parti che assaggiamo per vedere se è buono. Lo spostiamo sopra un tagliere, un piatto di portata e decoriamo l'intero rotolo con la crema che è rimasta. La spalmiamo bene su tutta la superficie e terminiamo la decorazione con del cioccolato fondente tritato al coltello. Cerchiamo di ricoprire l'intero rotolo e infine con una spolverata di cacao amaro, perché normalmente nel tiramisù il cacao amaro c'è sempre. Poi per far compattare bene la crema rimettiamo il rotolo in frigorifero per circa un'ora e infine siamo pronti per assaggiarlo. È buonissimo, molto cremoso, molto morbido, rimane così anche 24 ore dopo. Se lo conservate in frigorifero, mi raccomando, copritelo con una campana per dolci in maniera tale che la superficie non secchi. Provatelo, è delizioso. Questo, come vi dicevo, piace praticamente a tutti, anche a chi non è celiaco, anche perché non si nota che è del tutto privo di glutine. Se lo provate, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!